Ciao a tutti, come avrete potuto vedere dal titolo, oggi parliamo di proprietario che investe il proprio animale domestico. Sembrerebbe una cosa scontata che con un po' di attenzione, con diciamo alcuni accorgimenti, gli investimenti che effettuiamo noi ai nostri animali sono praticamente evitabili al 100%, però nella mia carriera decennale di medico veterinario mi sono stati portati più animali investiti dai propri proprietari che animali investiti da terzi. E quindi un video che, ripeto, potrebbe essere banale, credo sia necessario realizzarlo, perché non sapete quanti proprietari investono i propri cani, i propri gatti con le proprie auto. E perché questo succede? Allora, sicuramente c'è molta incapacità di comprendere che un animale lo dobbiamo sempre paragonare a un bambino, un neonato di 2 mesi, cioè non dobbiamo mai ragionare col fatto il cane è abituato, si sposta, si è sempre spostato. Non dobbiamo mai ragionare in questo modo, noi dobbiamo sempre ragionare che è un animale e quindi fondamentalmente noi dobbiamo metterlo in sicurezza, anche se lui per anni è stato bravo a mettersi lui in sicurezza. Quindi molto spesso i proprietari hanno cani e gatti che quando loro arrivano in macchina, soprattutto all'inizio, si spostano e quindi il proprietario pensa che l'animale si sposterà sempre. Ciò non avviene soprattutto quando sono anziani e quando sono cuccioli. Di solito i momenti più critici sono quando sono cuccioli e quando sono anziani. Ma in generale è proprio sbagliato il principio, cioè di pensare l'animale, entro all'inizio piano, vedo che l'animale si sposta e quindi l'animale si abitua fondamentalmente a questa azione, impara che quando io arrivo in macchina si sposta. Questo, ripeto, è un principio sbagliato. Noi dobbiamo scendere dalla macchina, prendere il nostro cane, il nostro gatto, metterlo in sicurezza e poi entrare nel cancello, nel garage con la nostra auto. Voi, ripeto, non potete immaginarvi quante volte i proprietari investono i propri animali. Ed è una cosa che ovviamente io ritengo molto grave dal punto di vista da medico veterinario, perché io lavoro sempre con il concetto di prevenzione, cioè riuscire ad evitare quello che si può evitare. Non tutto si può evitare, però per esempio in questo caso l'autoinvestimento da parte del proprietario del proprio animale secondo me è un atto che si può evitare molto spesso, se non quasi sempre. Molto spesso cosa capita? Ripeto, che l'animale, per esempio un cane, quando noi entriamo nel cancello di casa, si è abituato alla macchina che passa e quindi si sposta, e noi all'inizio magari stiamo attenti, poi stiamo un po' meno attenti, poi andiamo di fretta, poi di qua, poi di là, e succede molto spesso che quando soprattutto l'animale è anziano, che non ha più i riflessi di una volta, noi non ci accorgiamo e chiaramente lo investiamo in un momento di fretta. E questo avviene proprio perché durante tutta la gestione del nostro animale non abbiamo preso l'accorgimento, ripeto, di scendere dalla macchina, prendere il nostro cane, che prima era un cucciolo, poi è un adulto, poi diventa un anziano, metterlo in sicurezza, che può essere o all'interno della casa, o se parcheggiamo la macchina diciamo nel vialetto e non nel garage, o in una stanza, magari un capanno degli attrezzi, entrare e liberare il cane. Stessa cosa col gatto. Questo fondamentalmente non avviene, e avviene ovviamente, tanti lo fanno ma molti ancora non lo fanno, e poi alla fine il risultato è: dottore, ho investito il mio cane nell'entrare in casa, ho investito il mio gatto nell'entrare in casa. La stessa cosa deve avvenire quando noi partiamo. Anche lì, prima di partire, accorgersi che magari il gatto è sotto l'auto, il cane è sotto l'auto. Faremo un discorso di un video da solo del gatto che entra nel cofano. In questo caso limitiamoci al gatto che è sotto la macchina. Anche lì
un po' di attenzione, controllare che non ci siano animali sotto l'auto, prima di partire, prima di accendere, che non abbiamo il cane davanti che è sdraiato, che sta dormendo, magari vecchio, magari sordo. Sono tutti accorgimenti che eliminerebbero il problema alla natura. Calcolate sempre che, ripeto, stiamo parlando di investimento del proprietario al proprio cane, non il cane che scappa dal cancello e viene investito. Cioè, all'interno della propria proprietà i proprietari investono nel proprio animale. E ripeto, è un discorso proprio di concetto. Se noi ci abituiamo che quando abbiamo un animale e ragioniamo col fatto che quell'animale è come se fosse un bambino di 2 mesi che gattona nel giardino, ragioniamo che potenzialmente noi possiamo essere più bravi possibili, stare attenti, andare piano, ma il principio è uno: se noi lo mettiamo in sicurezza questo non avviene. E ripeto, questo è il principio che dovremmo tenere tutti per eliminare il problema alla base. È uno dei pochi problemi che, se ogni proprietario di animale mettesse in sicurezza il proprio animale, non avremmo chiamate dottore nell'entrare in casa: ho investito il mio cane, nell'uscire ho investito il mio cane, ho investito il mio gatto. Questo purtroppo capita molto più spesso di quanto voi possiate pensare, ed è una cosa che mi ha spinto poi a fare questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete interessati ai video relativi alla salute in generale del cane e del gatto, argomenti specifici di medicina veterinaria, oppure semplici curiosità legate al cane e al gatto, vi invito ad iscrivervi qua sotto al canale, al bottone iscriviti, e se volete sostenere il progetto ricordo sempre di mettere un bel mi piace al video per farlo vedere ad altre persone. Un saluto a tutti e alla prossima. E se avete un amico che entra dentro in macchina nel vialetto di casa senza mettere il proprio cane o il proprio gatto in sicurezza, taggatelo o girateglielo via WhatsApp questo video. Un saluto a tutti, alla prossima.